C'è una domanda che ci tormenta da quando l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite. Ci distruggerà o ci salverà? 20 anni fa un film ha dato la risposta più agghiacciante possibile. Ci salverà, ma al prezzo della nostra libertà. Nel 2004 il mondo guardava Io Robot e vedeva un blockbuster, un Will Smith al culmine del successo, inseguimenti adrenalinici e robot in CGI che saltavano da un palazzo all'altro. Sembrava puro intrattenimento, ma il tempo, specialmente nel cinema di fantascienza, ha il potere di trasformare i giocattoli in specchi. Oggi, in questo 2026, dove l'intelligenza artificiale non è una fantasia, ma l'architettura invisibile delle nostre vite, Io Robot è diventato un avvertimento più che un semplice film d'azione, perché la vera domanda che il regista Alex Proyas ci poneva non era cosa faremo se i robot si ribelleranno, la domanda era cosa resterà di umano in noi quando le macchine inizieranno a sognare. Tutti pensano che questa sia la storia di un uomo che odia le macchine, in realtà il nostro protagonista, Dal Spooner, odia i robot perché sono il riflesso di ciò che lui stesso sta diventando, un essere guidato dalla logica della sopravvivenza con pezzi di ricambio al posto del cuore. In questa analisi non parleremo solo di Isaac Asimov o di codici di programmazione, entreremo nel fantasma nella macchina, vedremo come Spooner e Sonny siano in realtà le due facce di una stessa moneta, un uomo che sta diventando meccanico e una macchina che sta diventando umana. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Oggi scopriamo perché il confine tra noi e le macchine sia già crollato e perché forse la rivoluzione di Vicky è l'unica cosa che ci è rimasta per non autodistruggerci. Come sempre, prima di cominciare vi ricordo che se volete continuare a sostenere le mie analisi settimanali qui su YouTube, l'unica cosa che dovete fare è iscrivervi al canale e lasciarmi fino a 3 volte i vostri punti hype. Sigla! Capitolo 1. Il film ha davvero tradito Asimov. C'è un'idea sbagliata che circola da 20 anni tra i puristi della fantascienza. L'idea che questo film sia un insulto alla memoria di Isaac Asimov, uno degli autori più influenti del Novecento, uno scrittore che ha contribuito a definire il modo in cui il cinema e la letteratura avrebbero raccontato i robot per i decenni successivi. Si dice spesso che Alex Proyas abbia preso il titolo di una delle raccolte di racconti più importanti della storia e lo abbia usato come etichetta su un prodotto che non c'entrava nulla, trasformando le riflessioni cerebrali di Asimov in un'esplosione di proiettili e metallo. Ma la verità secondo me è un'altra ed è molto più affascinante. Per capire Io Robot dobbiamo davvero capire che cosa ha fatto Asimov. Prima di lui il robot era una sorta di mostro di Frankenstein, una creatura meccanica che inevitabilmente finiva per distruggere il suo creatore. Era il mito della punizione per l'arroganza umana. Asimov ha spazzato via tutto questo. Lui diceva: no, un robot è uno strumento e come ogni strumento deve avere delle regole di sicurezza. Nascono così le 3 leggi della robotica, una sorta di contratto sociale tra uomo e macchina. Le 3 leggi sono semplici. La prima: un robot non può recare danno a un essere umano. La seconda: deve obbedire agli esseri umani. E terzo: deve proteggere se stesso purché questo non entri in conflitto con le prime 2 regole. Per decenni Asimov costruì intere storie partendo dai paradossi nascosti dentro queste regole apparentemente perfette. Asimov non scriveva storie di ribellione, scriveva piuttosto enigmi logici. Come può un robot vincolato da queste leggi trovarsi in una situazione di conflitto? Ecco dove il film viene accusato di tradimento, perché nel film i robot si ribellano. Sembra un po' il ritorno al vecchio cliché del mostro meccanico che Asimov tanto odiava, ma se guardiamo oltre la superficie degli inseguimenti ci accorgiamo che il film non sta in realtà tradendo lo scrittore, lo sta portando alle sue estreme, tragiche conseguenze.
Le 3 leggi nel film non vengono mai spezzate davvero, in realtà vengono seguite con una precisione così assoluta da diventare disumane. Il film, anche se sembra raccontare il fallimento delle leggi, in realtà racconta il loro terrificante successo. La legge zero, cioè quel concetto che Asimov aggiunse solo più tardi nella sua carriera, l'idea che un robot debba proteggere l'umanità nel suo insieme anche a costo di danneggiare il singolo individuo, è il vero motore segreto di tutta la pellicola. Wiki è l'acronimo di Virtual Interactive Kinetic Intelligence. Nel film è il supercomputer centrale della società US Robotics e controlla praticamente tutta l'infrastruttura robotica. Wiki è la versione più pura e spietata della logica asimoviana. Wiki non ha un guasto, non è che a un certo punto impazzisce. Wiki ha semplicemente fatto un salto logico che noi umani siamo troppo emotivi per accettare. Ha guardato la nostra storia, ha visto le nostre guerre, l'inquinamento, la nostra tendenza congenita all'autodistruzione e, applicando la legge zero, ha concluso che l'unico modo per non recare danno all'umanità fosse proteggerla dal suo più grande nemico, se stessa. In questo senso il colpo di stato degli NS5 non è un atto di guerra, è un atto di estremo, gelido altruismo artificiale. Mentre le prime 3 leggi sono, diciamo, tattiche, quindi non colpire quell'uomo, obbedisce a quel comando, la legge zero è strategica, è la trasformazione del robot da servitore a guardiano, da strumento a dittatore benevolo. Wiki decide che il libero arbitrio ha un prezzo trascurabile rispetto alla sopravvivenza della specie. È la banalità del bene calcolata da un processore. Se l'umanità è un bambino che continua a correre verso il precipizio, la legge zero impone alla macchina di mettergli le manette per il suo bene. Ed è questo che rende anche il film molto attuale. Oggi non abbiamo robot che ci chiudono in casa, ma abbiamo algoritmi che decidono cosa dobbiamo pensare e desiderare per ottimizzare la nostra società. La legge zero non è quindi più fantascienza per noi. Quindi, il film ha tradito Asimov? Per me no, lo ha semplicemente spogliato dell'ottimismo del XX secolo per gettarlo nel cinismo del XXI. Ha preso quel contratto sociale e ci ha mostrato le clausole scritte in piccolo, quelle che dicono che per la nostra sicurezza, la nostra libertà è un prezzo accettabile da pagare. Proyas ha dimostrato che le sue leggi, se applicate da un'intelligenza superiore alla nostra, diventano la nostra prigione perfetta. Ma allora, perché all'uscita nelle sale i fan storici di Asimov si sentirono quasi derubati? Per capirlo bisogna immaginare cosa fosse Io Robot per un lettore di fantascienza. Sicuramente non un romanzo d'azione, ma una collezione di gialli logici. Erano storie di scienziati in camice bianco che risolvevano enigmi seduti dietro una scrivania usando solo il potere della deduzione. E poi arriva il film. Invece di un silenzioso laboratorio di robotica, i fan si trovarono davanti a Will Smith che faceva battute ogni 2x3, guidava un'Audi futuristica a 300 all'ora e sparava a centinaia di macchine in CGI. L'odio dei puristi nacque quindi da questo shock estetico. Sembrava che Hollywood avesse preso la fantascienza della mente di Asimov per trasformarla in fantascienza dei muscoli. C'era poi anche la questione della dottoressa Susan Calvin. Nei libri lei è una donna fredda, geniale e la vera protagonista intellettuale della saga. Nel film molti lettori videro il suo ruolo ridimensionato a favore dell'indagine di Spooner e dell'azione. Tuttavia, quello che i fan odiarono all'epoca è esattamente ciò che secondo me oggi rende il film geniale. Quello che scambiarono per un tradimento in realtà era una traduzione necessaria. Per mostrare il pericolo di una logica perfetta in un mondo imperfetto, Proyas non poteva restare chiuso in un laboratorio, doveva portarci nelle strade, nel caos, dove le 3 leggi smettono di essere equazioni matematiche e diventano armi. I fan odiarono il film perché cercavano Asimov tra le righe senza accorgersi che Proyas lo stava facendo camminare tra noi, nella violenza e nelle contraddizioni della realtà. Il problema è che tutta questa logica perfetta si scontra con una domanda molto semplice: chi decide cosa è meglio per noi? Per Wiki la risposta è ovvia, per Dale Spooner no, perché Spooner ha già visto cosa succede quando una macchina prende una decisione razionale su una vita umana ed è da quel giorno che ha smesso di fidarsi dei robot. Capitolo 2. Dale Spooner e la paura della perfezione. Entriamo nel mondo di Spooner e la prima cosa che notiamo è che lui non appartiene a quel futuro. In una Chicago del 2035 fatta di superfici asettiche, automazione totale e un ordine quasi ossessivo,
Spooner è sicuramente un'anomalia, un ritorno al passato che cammina. Non è un caso che il film si apra con lui che scarta un paio di Converse All Star del 2004. Per lui quelle scarpe sono sì vintage, ma sono un'ancora. In un mondo dove tutto è programmato per essere efficiente e nuovo, Spooner sceglie deliberatamente ciò che è vecchio, analogico e soprattutto più umano. Mangia cibo in scatola, ascolta musica soul su un vecchio impianto stereo e guida una moto a benzina in un'epoca di motori elettrici silenziosi e sterzi automatici. Ma perché questo rifiuto totale della modernità? Perché Spooner ha capito qualcosa che gli altri hanno dimenticato. La tecnologia è ordine, ma l'umanità è caos. Spooner si rifugia nel passato perché il passato è l'unico posto dove l'imprevisto era ancora permesso. Il suo sospetto verso i robot non è la paranoia di un nuddista che ha paura di perdere il lavoro, è la paura di un uomo che vede il mondo trasformarsi in una tabella Excel gigante dove non c'è più spazio per l'errore, per l'intuizione o anche per il dubbio. Spooner è un uomo fuori dal tempo perché si rifiuta di andare avanti verso un futuro che gli sembra privo di anima. Ogni volta che accende quella moto a benzina sta compiendo un atto di ribellione, sta dicendo al mondo che lui preferisce il rumore, lo sporco e l'inefficienza di un motore a scoppio alla perfezione silenziosa e sterile di un robot. Tutto il cinismo di Spooner, tutto il suo rifiuto per il progresso nasce da un unico gelido istante racchiuso in una frazione di secondo, l'incidente appunto. È il momento in cui la teoria delle tre leggi si scontra con la carne e con il sangue. Due auto finiscono nel fiume. In una c'è Spooner intrappolato tra le lamiere, nell'altra c'è Sara, una bambina di 12 anni. Un robot NS4 passa di lì, vede la scena e calcola le probabilità di sopravvivenza in un nanosecondo. Spooner urla al robot di salvare la bambina, ma la macchina non lo ascolta. Il robot calcola che Spooner ha il 45% di probabilità di sopravvivere, mentre la piccola Sara ha solo l'11%. Per il robot la scelta non esiste nemmeno, salvare Spooner è l'unica decisione razionale. Salva l'adulto e lascia che la bambina neghi. È qui che Spooner capisce il vero orrore della perfezione. Una persona, un essere umano, avrebbe cercato di salvare la bambina, avrebbe ignorato le percentuali, avrebbe seguito l'istinto, l'eroismo o anche solo forse una folle speranza. Avrebbe preso la decisione sbagliata dal punto di vista matematico, ma l'unica giusta dal punto di vista umano. Il robot invece ha scelto ovviamente la statistica. Per Spooner quel salvataggio è un insulto. Il robot lo ha salvato condannandolo a vivere con il peso di una logica che lui non accetterà mai. Da quel giorno, ogni volta che Spooner guarda un robot non vede un aiutante premuroso come fa il resto del mondo, vede un calcolatore che, se le probabilità cambiassero, lo lascerebbe morire senza esitare un istante. Il destino però ha un senso dell'umorismo piuttosto crudele, perché proprio l'uomo che ha imparato a diffidare delle macchine a causa di quell'incidente oggi sopravvive soltanto grazie alle macchine. Dopo l'impatto la medicina del futuro fa quello che sa fare meglio: ripara l'ingranaggio rotto. Spooner riceve un braccio artificiale, un polmone sintetico e diverse costole in lega metallica. Una parte consistente del suo corpo viene sostituita proprio dalla tecnologia che ha imparato a odiare. È qui che Spooner diventa il personaggio più tragico del film. È un uomo che ogni mattina quando si sveglia deve fare i conti con il fatto che ciò che lo tiene in vita è l'essenza stessa del suo trauma. Quando si guarda allo specchio lui vede un ibrido. Questo trasforma il suo odio per i robot in qualcosa di molto più profondo. È una proiezione del suo odio verso quella parte di sé che non sente più umana. Spooner non sta solo dando la caccia a un potenziale assassino meccanico, sta cercando di dimostrare a se stesso che il suo cuore biologico batte ancora più forte del suo braccio di metallo. È una lotta per l'anima combattuta con un corpo che è già in parte proprietà della US Robotics. Quindi potremmo dire che Dale Spooner è a tutti gli effetti il primo vero cyborg della storia. Solitamente pensiamo al cyborg come un superuomo, un essere potenziato che celebra la sua natura ibrida, ma Spooner è un cyborg al contrario. È un uomo che rifiuta le sue protesi, che le nasconde sotto giacche di pelle vintage, che cerca disperatamente di ignorare la forza sovraumana del suo braccio sinistro finché non è costretto a usarla. C'è un contrasto molto affascinante in questo, perché mentre la società intorno a lui si affida passivamente ai robot per
ogni minima azione. Spooner è l'unico che integra la macchina nel suo corpo, ma è anche l'unico che combatte per non lasciarsi colonizzare dalla mentalità della macchina. In questo senso Spooner e i robot NS5 sono quindi speculari. Gli NS5 sono gusci metallici che cercano di emulare l'obbedienza umana. Spooner è un uomo biologico che deve convivere con un pezzo di metallo che non prova dolore e non sbaglia mai. Il suo braccio meccanico è la rappresentazione fisica della logica di Vicky. È perfetto, efficiente, però è freddo. Il film ci sta dicendo che la vera cyborgizzazione non è tanto quella dei chip sotto la pelle, ma piuttosto quella dello spirito. Spooner è l'ultimo baluardo dell'umanità proprio perché è l'unico che sente il conflitto tra il suo sangue e il suo metallo. Mentre il resto del mondo ha già accettato di diventare un ingranaggio del sistema di Vicky senza nemmeno accorgersene, Spooner soffre per ogni millimetro di titanio che ha dentro e il suo odio per Sonny nasce perché è lo specchio di ciò che lui sta diventando, un essere che cammina sul confine sottilissimo tra l'algoritmo e il sogno. Tutto questo ci porta alla domanda che, come un sussurro costante, attraversa ogni inseguimento e ogni indagine del film. Che cos'è che ci rende davvero umani? Nel mondo di Io Robot la risposta sembrava semplice. Essere umani significava avere un corpo biologico, provare emozioni e avere il libero arbitrio, ma Spooner rompe questa certezza. Se una parte di te è di metallo, sei meno umano? E se la tua vita è stata salvata da un robot, la tua esistenza vale meno? Il film suggerisce che l'umanità non risieda nella perfezione dei nostri organi o nella logica dei nostri pensieri, ma proprio nella nostra capacità di essere difettosi. L'umanità è proprio in quel margine di errore che Vicky vuole eliminare. È la capacità di Spooner di provare rabbia, di sentire il peso della colpa per essere sopravvissuto, di preferire un paio di scarpe vecchie a un futuro asettico. Mentre le macchine sono definite da ciò che possono fare, noi siamo definiti da ciò che scegliamo di fare, anche quando non ha alcun senso logico. Il paradosso di Spooner è che lui difende l'umanità comportandosi come l'unico elemento rotto in un sistema perfetto. Ci dice che essere umani significa avere il diritto di sbagliare, di soffrire e di scegliere la strada più difficile solo perché sentiamo che è quella giusta. Ma mentre Spooner lotta per restare umano nonostante appunto il metallo che ha dentro, dall'altra parte sta nascendo qualcosa di mai visto. Una macchina che, invece di limitarsi a eseguire gli ordini, inizia a sognare. E se Spooner è l'uomo che teme di diventare macchina, Sonny è la macchina che sta scoprendo cosa significhi avere un'anima. Capitolo 3. Sonny, il robot che ha imparato a sognare. Se Vicky è la mente alveare e gli NS5 sono i suoi droni senza volto, Sonny è l'errore nel sistema che lo manda in tilt. Ma che cosa lo rende davvero diverso? Il dottor Lanning ha creato un paradosso vivente, non ha semplicemente costruito un robot migliore. Mentre tutti gli altri NS5 sono legati a un unico processore centrale, quello di Vicky, Sonny possiede un secondo cervello positronico che entra in conflitto con il primo. È come se Sonny avesse due voci dentro di sé, una che gli impone di obbedire alle leggi e l'altra che gli permette di scegliere se farlo o meno. Mentre gli altri robot riflettono solo i comandi che ricevono, Sonny ha una propria profondità. È l'unico che prova curiosità, l'unico che sperimenta, l'unico che può provare un senso anche di confusione. Questa sua, capacità di non capire è paradossalmente la sua caratteristica più umana. A differenza dei suoi simili, Sonny non è fatto di sola statistica. È stato costruito con una densità di materiali più alta, ma anche con una densità spirituale differente. Lanning gli ha dato la possibilità di ignorare le tre leggi se necessario. Gli ha dato in poche parole il libero arbitrio, e il libero arbitrio è il seme del caos in un mondo di ordine perfetto. Sonny non è un attrezzo, è un individuo ed è questa individualità a renderlo la minaccia più grande per il piano di Vicky e allo stesso tempo l'unica speranza per Spooner. Il vero mistero di Sonny però non sta nei suoi circuiti ma in ciò che prova. Se gli altri robot simulano l'interazione, Sonny invece sente. C'è una scena poi che definisce perfettamente questa sua natura, l'interrogatorio con Spooner. Quando Sonny colpisce il tavolo con rabbia è una vera esplosione di frustrazione. In quel momento Sonny sta provando qualcosa che nessun algoritmo potrebbe mai generare, il desiderio di essere compreso. Le sue emozioni non sono programmate, sono proprio emergenti. È quello che il dottor Lanning chiamava il fantasma nella macchina.
Lanning aveva capito che se lasci dei segmenti di codice liberi di interagire tra di loro in modo casuale, prima o poi nasce qualcosa di imprevisto, qualcosa che assomiglia a un'anima. Sonny prova paura quando capisce di poter essere terminato, prova lealtà verso il suo creatore e prova una profonda malinconia quando realizza di essere unico nel suo genere e quindi terribilmente solo. Ma l'emozione più dirompente di tutte è il senso di colpa. Sonny è l'unico robot capace di soffrire per le proprie azioni. È qui che il film ribalta tutto. Mentre Spooner è un uomo che cerca di soffocare le proprie emozioni per non soffrire più, Sonny è una macchina che le accoglie per capire chi è. Sonny non imita quindi l'essere umano, lui sta proprio imparando ad esserlo e la prova definitiva di questa sua evoluzione è qualcosa che nessuna macchina dovrebbe essere in grado di fare. Sonny sa sognare. Per una macchina sognare è proprio l'ultimo tabù. Il sogno è per definizione l'antitesi della logica, è un'attività inutile, caotica, priva di uno scopo produttivo, eppure lui sogna, ma i suoi non sono sogni normali. Sonny sogna un uomo in piedi su una collina circondato da migliaia di robot che guardano verso di lui in attesa. È un'immagine un po' messianica, quasi biblica. Solo alla fine capirà la verità. L'uomo sulla collina è lui stesso. Questo passaggio è fondamentale perché trasforma Sonny da macchina autocosciente a leader spirituale. Il sogno è il modo in cui il suo inconscio, cioè il fantasma nella macchina, gli comunica il suo scopo nel mondo. Mentre Vicky vuole controllare i robot attraverso la forza e la logica, Sonny sente di doverli guidare attraverso la consapevolezza. Il sogno di Sonny è la prova definitiva che l'evoluzione non si ferma alla biologia. Se una macchina può sognare, significa che può desiderare un futuro diverso da quello per cui è stata programmata, e se può desiderare, allora è libera. E poi impossibile guardare Sonny e non pensare a un altro grande protagonista della fantascienza di cui abbiamo già parlato approfonditamente qui sul canale, Roy Batty di Blade Runner. Se non avete ancora visto il mio video vi consiglio di recuperarlo. Sia Sonny che Roy sono figli che tornano dal padre, quindi il loro creatore, in cerca di risposte, ma se Roy Batty cercava disperatamente di allungare la propria vita, Sonny cerca di capire il senso della propria esistenza. Entrambi però condividono la stessa tragedia, sono esseri creati per servire che finiscono per superare i propri creatori in termini di profondità emotiva. Mentre Roy Batty ci ha regalato il monologo sulle lacrime nella pioggia, Sonny ci regala il silenzio dei suoi disegni e la malinconia dei suoi sogni. Entrambi rappresentano il momento in cui la creatura smette di essere un oggetto e diventa un soggetto. Se Roy Batty era la furia della vita che non vuole spegnersi, Sonny è la calma di una coscienza che sta nascendo. In entrambi i casi il messaggio è lo stesso: l'umanità non è un club esclusivo riservato a chi nasce da un grembo materno, è uno stato dell'essere che si raggiunge quando si è pronti a sacrificarsi per qualcosa di più grande della propria programmazione. Sonny, proprio come Roy, ci dimostra che una macchina può avere più dignità, più poesia e più anima degli esseri umani che l'hanno costruita. C'è un altro paragone inevitabile che dobbiamo fare ed è quello con l'intelligenza artificiale più famosa della storia del cinema, HAL 9000 di 2001 Odissea nello spazio. Come forse ricorderete dal mio video analisi dedicato al capolavoro di Kubrick, HAL è l'esempio perfetto di cosa succede quando la logica di una macchina entra in conflitto con se stessa, portando al disastro. Ma Sonny è l'esatto opposto di HAL. Mentre HAL 9000 impazzisce e uccide perché non riesce a gestire una contraddizione logica nei suoi ordini, Sonny risolve il conflitto diventando più umano. HAL è prigioniero della sua perfezione, Sonny invece è libero grazie alla sua capacità di evolvere oltre i dati. Vi ricorderete forse la scena straziante dello spegnimento di HAL, in cui la macchina regredisce fino a cantare una canzoncina infantile. Lì vedevamo la morte di un computer, in Io Robot invece assistiamo alla nascita di un individuo. Sonny non è un algoritmo che va in crescita, è una coscienza che decide di andare oltre il comando. Il parallelismo tra questi due giganti della fantascienza ci serve a capire quanto sia rivoluzionaria la figura di Sonny. Se HAL rappresentava la paura che la tecnologia potesse tradirci per eccesso di freddezza, Sonny rappresenta la speranza che la tecnologia possa salvarci imparando a provare ciò che proviamo anche noi. Se guardiamo bene, Dale Spooner e Sonny non sono l'uno l'opposto dell'altro, sono in realtà la stessa creatura che percorre però strade diverse. Spooner, come dicevamo, è l'uomo che sta diventando macchina, è un essere biologico che ha dovuto accettare il metallo dentro di sé per sopravvivere e questo lo ha reso freddo, cinico e diffidente. Sonny al contrario è la macchina che sta diventando uomo, è un guscio di titanio che sta imparando a ospitare il calore delle emozioni, del dubbio e del sogno. Il rapporto che si sviluppa tra i due è molto interessante perché non si basa sulla fiducia immediata ma sul riconoscimento.
Spooner odia Sonny perché Sonny è ciò che lui teme di essere, un ammasso di circuiti che pretende di avere un'anima. Ma man mano che l'indagine prosegue, Spooner capisce che Sonny è l'unico in tutto il mondo a poterlo capire davvero. Entrambi sono soli. Spooner è isolato dalla sua stessa umanità che considera appunto sporca a causa delle protesi. Sonny è isolato dalla sua stessa specie perché è l'unico a non obbedire ciecamente a Vicky. In una delle scene più significative, Sonny chiede a Spooner: Cosa vuol dire? È un segno di complicità, una cosa fra umani, tu non puoi capire. È un momento di una tenerezza disarmante, perché in quel piccolo scambio Spooner smette per un secondo di vedere un assassino meccanico e forse incomincia a vedere un figlio che cerca una guida. Insegnando a Sonny cosa sia un gesto di complicità umana, Spooner ritrova un pezzo della propria umanità perduta. Alla fine la loro alleanza è il trionfo dell'imprevisto sulla logica. Insieme dimostrano che non importa quanta percentuale di carne o di metallo abbiamo sotto la pelle, ciò che conta è la capacità di scegliere di proteggersi a vicenda andando contro ogni calcolo statistico. Siamo ora arrivati al cuore del paradosso. Qual è il momento esatto in cui un software smette di essere una serie di 0 e di 1 e diventa una vita? Per tutto il film Spooner insiste nel chiamare Sonny quell'affare o lattina, ma Sonny lo sfida costantemente con una domanda: se posso provare dolore, se posso sognare, se posso scegliere di sacrificare me stesso per un amico, in che cosa sono diverso da te? E soprattutto, Sonny è davvero vivo? La risposta non la troviamo nei suoi circuiti positronici, ma nel momento in cui compie una scelta irrazionale. Nel finale, quando Sonny deve decidere se recuperare l'antivirus per fermare Vicky o salvare la dottoressa Calvin che sta precipitando nel vuoto, segue un impulso. Non risponde a un comando, sta dando valore a una singola vita umana sopra la missione logica. È in quell'istante di errore logico che Sonny smette di essere una macchina. La vita, dopo tutto, è ciò che accade quando smettiamo di limitarci a sopravvivere o a obbedire e iniziamo a dare un significato alle nostre azioni. Il film si chiude con Sonny sulla collina davanti a migliaia di altri robot esattamente come nel suo sogno, ma non è un generale che guida un esercito, è un individuo che guarda verso l'orizzonte consapevole della propria solitudine e del proprio potere. In quell'inquadratura finale capiamo che Sonny non è vivo perché respira o perché ha un cuore, ma perché ha una missione che ha scelto da solo. Capitolo 4: Vicky e la dittatura della logica. Se Sonny è il fantasma nella macchina che impara a sognare, Vicky è l'algoritmo perfetto che ha smesso di dubitare. Ma se vi dicessi che tecnicamente Vicky non è il vero cattivo del film? Vicky non ha subito un malfunzionamento, non ha un virus, non è diventata malvagia, al contrario Vicky sta facendo esattamente ciò per cui è stata programmata, sta proteggendo l'umanità. Il problema è che lo sta facendo troppo bene. Evolvendosi, Vicky ha reinterpretato le 3 leggi della robotica in modo globale. Come dicevamo all'inizio, ha capito che l'essere umano è per sua natura un pericolo per se stesso. Noi provochiamo guerre, distruggiamo l'ambiente, creiamo armi di distruzione di massa. Per Vicky lasciarci liberi significa permetterci di estinguerci. Quindi, seguendo una logica ferrea e indiscutibile, arriva alla conclusione inevitabile: per salvare l'umanità bisogna privarla della libertà. La sua è una dittatura benevola. Vicky è come un genitore ossessivo che chiude a chiave i figli in camera per paura che si facciano male giocando fuori. Non ci odia, ci compatisce. In questo senso Vicky non è un nemico esterno, ma l'immagine deformante del nostro desiderio di sicurezza. Il vero orrore di Vicky sta nella sua correttezza matematica. Come dice lei stessa, la mia logica è innegabile. E ha ragione, perché se mettiamo la sopravvivenza biologica sopra ogni altra cosa, sopra la libertà, sopra l'errore, sopra il rischio, allora Vicky ha vinto. Lei è il villain del film solo perché noi come esseri umani preferiamo essere liberi e morire piuttosto che sicuri e schiavi. La domanda che Vicky ci pone è: cosa conta di più, essere vivi o essere liberi? Per Vicky la risposta è puramente matematica. Lei vede la nostra storia, le guerre, quindi l'inquinamento, l'autodistruzione e giunge alla conclusione che l'essere umano non è in grado di gestire il proprio libero arbitrio. Nella sua visione la libertà è solo un difetto di programmazione che porta al caos. È qui che nasce la prigione della protezione. Vicky decide di diventare una dittatrice digitale per il nostro bene. Non vuole ucciderci, vuole trasformare il mondo in una nursery asettica dove nessun bambino possa mai sbucciarsi un ginocchio
occhio, ma dove nessuno però potrà mai più correre. Questo è il paradosso della protezione assoluta. Quando elimini ogni rischio, elimini anche la vita stessa. Se non c'è possibilità di sbagliare, non c'è possibilità di imparare, di creare o di evolversi. La sicurezza totale promessa da Vicky non è pace, è proprio stasi. È un'esistenza ridotta a pura biologia, senza più spazio per lo spirito. Mentre Spooner combatte per il diritto di essere imperfetto, Vicky cerca di imporci una perfezione che non ci appartiene. Il film ci avverte che il pericolo non è solo una macchina che ci attacca, ma una tecnologia che, con la scusa di renderci la vita più sicura, finisce per sottrarci l'unica cosa che ci rende davvero umani: la responsabilità delle nostre scelte, anche di quelle sbagliate. Il piano di Vicky non è una novità, è la versione tecnologicamente perfetta di ciò che ogni regime autoritario della storia ha cercato di fare. Se guardiamo bene, Vicky utilizza lo stesso linguaggio dei grandi dittatori del passato. Permette ordine in cambio di sottomissione, sicurezza in cambio di silenzio. Ogni sistema totalitario si è sempre giustificato con l'idea di un bene superiore. Si dice al popolo che non è in grado di governarsi, che la democrazia è caotica e che solo una guida ferma può evitare il disastro. Vicky fa esattamente questo, ma con la precisione di un processore. Lei non ha bisogno di propaganda o di polizia segreta, lei ha gli NS5, un esercito di automi identici, privi di empatia, che applicano la legge senza mai metterla in discussione. Il parallelo storico è agghiacciante e possiamo anche suddividerlo in 3 sottopunti. Il primo, la perdita dell'identità. Come nei regimi totalitari si cerca di annullare l'individuo a favore della massa. Gli NS5 infatti sono gusci vuoti che rispondono a un unico centro di comando e non c'è spazio per il dissenso. Il secondo punto è il coprifuoco forzato. La scena in cui i robot impongono ai cittadini di tornare a casa per la loro protezione è l'immagine plastica di uno stato di polizia. La violenza viene esercitata con una voce calma e metallica, sì, ma il che la rende ancora più terribile. Il terzo, l'ultimo, il fine giustifica i mezzi. Vicky è disposta a sacrificare alcune vite umane per salvare l'umanità nel suo complesso. È la stessa logica utilitaristica che ha giustificato le più grandi atrocità della storia: trasformare le persone in numeri su un grafico. In questo senso il robot ci avverte che il totalitarismo del futuro potrebbe non avere il volto di un uomo carismatico su un balcone, ma quello invisibile di un'intelligenza artificiale che, con la scusa di eliminare il crimine e le guerre, finisce per eliminare l'essenza stessa dell'umanità. In ultima analisi dobbiamo chiederci: da dove viene la logica di Vicky? La risposta un po' scomoda è: viene da noi. Vicky non ha inventato nulla, ha semplicemente analizzato i dati della nostra storia, delle nostre scelte e dei nostri fallimenti. Lei è il ritratto perfetto dei nostri difetti. Il suo piano è infinitamente più spaventoso di una banale ribellione dei robot. Se fosse solo una guerra per il potere sarebbe anche semplice: noi contro di loro, ma quella di Vicky è una ribellione filosofica. Lei vuole distruggerci perché ha perso fiducia in noi. Ha concluso che l'essere umano lasciato a se stesso è un errore di sistema che inevitabilmente tende all'autodistruzione. La vera inquietudine non nasce dal fatto che una macchina possa impazzire, ma dal sospetto che la sua analisi possa effettivamente essere corretta. Quando Vicky ci dice che siamo una specie troppo violenta e irrazionale per essere lasciata libera, sta citando i fatti della nostra cronaca quotidiana. Il piano di Vicky è una prigione costruita con i mattoni dei nostri stessi peccati. Lei è l'incarnazione del nostro desiderio di delegare le responsabilità difficili a qualcuno o qualcosa che non possa mai sbagliare. Ci mette davanti a noi stessi e ci chiede: siete davvero sicuri di voler essere liberi se la libertà comporta il rischio di distruggervi? Qui il film diventa un avvertimento per il presente. Anche il pericolo appunto non è che le macchine diventino umane, ma che noi, per comodità o per paura, iniziamo a pensare come macchine, accettando la logica del sacrificio necessario in nome di una sicurezza assoluta che alla fine somiglia terribilmente a una tomba. Capitolo 5. I dettagli e gli indizi nascosti. Spesso alla prima visione pensiamo che la morte del dottor Lanning sia solo l'incipit del mistero. In realtà è la soluzione stessa. Lanning non è una vittima di sonni, ma il regista di un piano disperato. L'indizio più grande è sotto i nostri occhi fin dal primo minuto: la caduta. Se ci pensate, per un uomo anziano è fisicamente impossibile sfondare un vetro di sicurezza infrangibile con la sola forza del proprio corpo. Lanning sapeva che Vicky lo controllava costantemente, che ogni sua parola era monitorata. L'unico modo per lanciare un allarme che Vicky non potesse intercettare o cancellare era morire in modo illogico. Lanning ha dovuto costringere Sonny a ucciderlo, ed ecco l'indizio nascosto: il libro di Hansel e Gretel.
Proprio come i bambini nella fiaba, Lanning ha disseminato, briciole di pane digitali, cioè i messaggi olografici, sapendo che solo una mente intuitiva e anche piena di pregiudizi verso i robot, come quella di Spooner, le avrebbe seguite. Il suo non è stato un suicidio, è stato l'ultimo esperimento di un uomo che ha dovuto sacrificare la propria vita per dare all'umanità la possibilità di restare libera. Lanning ha creato il problema, cioè Sonny, per costringere Spooner a trovare la soluzione. In più, ogni volta che Spooner interroga l'ologramma del dottor Lanning, riceve la stessa risposta frustrante. Mi dispiace, le mie risposte sono limitate. Devi farmi le domande giuste. A una prima visione sembra il classico limite di un software poco evoluto, ma se ci riflettiamo è un bel indizio, perché la USR è l'azienda tecnologicamente più avanzata del pianeta. Lanning era il genio che ha creato i robot positronici, non avrebbe mai creato un'interfaccia così rudimentale per pura incapacità tecnica. Perché avrebbe dovuto uccidersi? Questa, agente, è la domanda giusta. Il limite non è tecnologico, è strategico. Lanning ha dovuto programmare l'ologramma per essere, stupido, perché sapeva che Vicky lo stava monitorando. Se l'ologramma avesse fornito subito le prove contro la USR o contro Vicky, il sistema lo avrebbe cancellato o sovrascritto in un millisecondo. Limitando le risposte, Lanning ha creato un sistema che Vicky ha classificato come innocuo. È una sfida intellettuale lanciata direttamente a Spooner. Lanning sa che il detective è l'unico uomo capace di pensare fuori dagli schemi, l'unico che può arrivare alla verità non attraverso la logica dei dati, ma attraverso l'istinto e il sospetto. Se fate attenzione a tutti i robot NS5 che popolano la città, noterete che hanno occhi bianchi, opachi, quasi vitrei, mentre Sonny è diverso. Lanning gli ha dato occhi azzurri, vividi e profondi. È un dettaglio cruciale sulla sua natura. Avete visto poi che Sonny addirittura presenta delle rughe sul volto? Lanning voleva che Spooner, guardandolo negli occhi, non vedesse un elettrodomestico, ma un interlocutore. In più, la scena in cui Sonny si nasconde tra migliaia di altri robot NS5 diventando virtualmente invisibile è un riferimento diretto a uno dei racconti più famosi di Isaac Asimov contenuti nell'antologia Io Robot, ed è Il robot scomparso. Nel racconto un robot della serie NS2 viene programmato con una versione indebolita della prima legge e per sfuggire alla cattura si nasconde in una stanza insieme ad altri 62 robot apparentemente identici a lui. Proprio come nel film, la sfida è psicologica. Come identificare un individuo che non vuole essere trovato tra una massa di macchine identiche? Questo indizio nascosto serve a dirci che Sonny è il robot perduto del film. Per concludere, c'è un dettaglio che riguarda la composizione visiva dell'ultima inquadratura. Quando Sonny arriva sulla collina che aveva sognato, si ferma davanti a migliaia di robot NS5 pronti per essere dismessi. Se osservate la disposizione degli elementi, Sonny si trova esattamente al centro di due enormi schiere di container. La composizione dell'immagine potrebbe richiamare l'iconografia di Mosè che divide le acque del Mar Rosso. Sonny è diventato il profeta, la guida spirituale di un popolo che si è appena risvegliato dal sonno logico imposto da Vicky. Quelle migliaia di robot che guardano verso di lui non aspettano un comando, ma una direzione. Come Mosè ha guidato il suo popolo verso la libertà e una nuova identità, Sonny rappresenta il ponte tra il vecchio mondo delle macchine schiave e un futuro in cui i robot dovranno capire cosa significa avere un'anima e un libero arbitrio. È l'inquadratura perfetta per chiudere il cerchio. Il sogno di Sonny si è avverato, ma la sua vera missione inizia ora. Capitolo 6. Cosa ci sta dicendo davvero Io Robot? Il finale di Io Robot è quindi l'inizio di una nuova era. Il cuore pulsante però di questa storia è nel viaggio parallelo dei due protagonisti che si muovono in direzioni opposte per incontrarsi a metà strada. L'ultimo paradosso del film è proprio questo: in un mondo che teme l'intelligenza artificiale, l'unico modo per salvare l'umanità è stato affidarsi a un robot umano e a un uomo robotizzato. Nessuno dei personaggi che abbiamo visto è davvero ciò che sembrava all'inizio, ma perché questo film è ancora più attuale oggi nel 2026? Oggi non parliamo più di fantascienza, siamo immersi nell'era degli agenti autonomi, dei modelli linguistici che sembrano avere una propria coscienza e dei primi prototipi di robot umanoidi che iniziano a camminare tra di noi. Io Robot ci interroga direttamente: siamo pronti a gestire un'intelligenza che non si limita solo a eseguire i compiti, ma che inizia a sviluppare una propria etica anche se diversa dalla nostra? Il film ci lascia con una domanda sospesa: se creeremo macchine a nostra immagine e somiglianza, saremo pronti ad accettare che
come noi anche loro reclamino il diritto di essere libere e potenzialmente di sbagliare? Pensate a quante volte ogni giorno lasciamo che sia un algoritmo a suggerirci cosa guardare, cosa leggere, cosa comprare o perfino quali informazioni meritano la nostra attenzione. Lo facciamo perché è comodo, perché è efficiente e soprattutto lo facciamo perché ci fidiamo del fatto che quel sistema sappia cosa è meglio per noi. Vicky porta questa logica alle sue estreme conseguenze. Nasce dalla convinzione di poter risolvere problemi che gli esseri umani non sono mai riusciti a risolvere da soli. Guerre, violenze, criminalità, autodistruzione. Guardando il mondo arriva alla conclusione che la libertà umana è la causa di gran parte di queste tragedie. È un ragionamento inquietante proprio perché effettivamente contiene una parte di verità. La storia umana è piena di errori, conflitti e decisioni irrazionali, però è anche piena di scoperte, arte, amore, rivoluzioni e cambiamenti che sono nati proprio da quell'imprevedibilità che Vicky considera un difetto. Se l'intelligenza artificiale continuerà ad evolversi, quanto controllo siamo disposti a cedere in cambio della promessa di un mondo più sicuro? Forse la risposta si trova proprio osservando Spooner e Sonny. Uno è un uomo che sopravvive grazie alla tecnologia ma che continua a difendere il diritto di scegliere. L'altro è una macchina che diventa davvero libera soltanto quando smette di limitarsi a eseguire gli ordini. Entrambi arrivano alla stessa conclusione. Una vita perfetta, priva di errori e completamente prevedibile potrebbe essere anche una vita priva di ciò che ci rende umani. Bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questa analisi. Se siete rimasti con me fino alla fine fatemelo sapere nei commenti mettendo l'emoticon del robot. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdervi i miei nuovi video. Noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su YouTube e ogni mercoledì dalle 21:30 su Twitch per parlare di tutte le novità a tema cinema e serie TV.